Ciao a tutti amici della bilancia, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami per la bilancia cosa succederà entro 10 giorni. Mm, La giustizia e il carro, amici della bilancia. Potrebbero esserci degli spostamenti per qualcuno, dei nuovi contratti di lavoro che prevedono un trasferimento. Potrebbe essere anche un trasloco, considerato che la giustizia fa anche riferimento ai contratti per le case. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un collettivo, è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o voleste completare il messaggio, potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto in descrizione. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi per una consulenza personalizzata e trovate anche i link ai corsi gratuiti presenti sul canale, che sono due. Uno è un corso base di metafisica sui chakra e l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. Bene. Wow, partiamo subito con la ruota della fortuna, amici della bilancia, e un 6 di pentacoli, che è l'arcano minore della giustizia. Cambio totale, mi verrebbe da dire. Abbiamo anche il mondo, che è una chiusura di cicli, che è il raggiungimento di qualche risultato. Poi abbiamo un 6 di coppe, il carro di nuovo si ripete. L'appeso. Regina di bastoni e asso di coppe. Devo dire che potrebbe arrivare un bellissimo cambio. Per qualcuno è legato a qualche tipo di contratto o di eredità che potrebbe arrivare. Per qualcun altro può essere un trasferimento, un viaggio, un qualche tipo di movimento, che magari, vi dico, è anche un movimento che volete fare da tanto tempo. Ok, andiamo a vedere ruota della fortuna. Partiamo subito con questo grande cambio. Abbiamo un cavaliere di bastoni e un 4 e un 4 di coppe. Può essere che qui arrivi qualcuno che fino ad adesso non avete valutato. Può essere sia una persona a livello lavorativo, magari un collaboratore, può essere un familiare anche, oppure o una partner effettivamente. È come se ci fosse un movimento che adesso vi si pone davanti. Andiamo a vedere il 6 di pentacoli, è spiegato da un 5 di bastoni e da un 8 di coppe. Guardate, il 6 di pentacoli rappresenta è l'arcano minore della giustizia. Sento questa energia un po' prepotente in questa lettura, come se ci fosse o da regolarizzare qualcosa, appunto da contrattualizzare. Siccome abbiamo due volte il carro e il mondo, ci potrebbero essere dei viaggi, dei trasferimenti, dei movimenti proprio. E vi dico che può anche essere la decisione di chiudere con qualche cosa. Può essere proprio che finalmente qualcuno firmi quel benedetto contratto e che si chiuda, diciamo, una sorta di capitolo. Andiamo a vedere questo mondo. 9 di coppe. È come se ci fosse, perché
perché vedete qui abbiamo 8 e qui abbiamo 9 di coppe. C'è come una ricerca, manca qualche cosa per chiudere il cerchio con questo 9 di coppe. Datemi una carta per il diavolo. Come un nuovo obiettivo concreto, può essere che qui effettivamente arrivi qualche cosa che stavate aspettando da tanto, perché la ruota della fortuna può essere o una vincita al gioco, ragazzi, qualche nuova occasione o possibilità prospera che vi si presenterà nel prossimo periodo, nei prossimi 10 giorni. Potrebbe essere voi a voler effettuare questo cambio, a fare un cambio magari appunto di ideologia, un cambio di idea su qualche decisione che magari avevate già preso. Potrebbe essere anche appunto un'eredità che arriva, un premio, qualche occasione fortunata, che è come se cioè, è come se non l'aveste valutata fino ad adesso. E invece sento che nei prossimi 10 giorni comincerete, diciamo, a capire come vedere le cose da un'altra prospettiva. Qui effettivamente avete anche la carta dell'appeso, che vi invita. Cosa volete cominciare? Che cosa volete fare? Cosa vi rende appagati? Come vi sentite pieni, mi viene da dire. Andiamo a vedere 6 di coppe. Perché 6 di coppe è un sogno, ragazzi. Può essere... Beh, è vero che per qualcuno può anche essere una persona che non vedete da tanto tempo, per qualcun altro può essere come un sogno romantico che state coltivando, magari un sogno di famiglia, e non vi nego che insomma ci siamo vicini. E 3 di bastoni. Sì, si tratta di progettare questa famiglia, questo gruppo. Guardate che bello, 8, 9, 10 di coppe. È come se a un certo punto sì che arrivasse a questa decisione, a questo compimento, a questo risultato tanto agognato. Andiamo a vedere il carro. Fante di bastoni. Due di bastoni e mago. È come se sentissi una sorta di paura a ricominciare qualcosa. Ecco perché qui la necessità di prendere delle decisioni, l'imparare a dare una direzione a questo seme che io voglio piantare. Perché qui è come se arrivasse qualche cosa di inaspettato, magari appunto grazie a un'eredità, grazie a un contratto, una decisione che avete preso in passato, c'è come una sorta di conclusione di un capitolo ed è come se vi arrivasse qualche cosa ma non sapeste bene come muoverlo, quali potrebbero essere i progetti futuri. Avete un sogno effettivamente, ma qui bisogna scegliere dove indirizzare l'energia. Andiamo a vedere un attimo l'appeso perché secondo me vi aiuta a vedere le cose da un'altra prospettiva. Tre di coppe e regina di bastoni e asso di coppe, che sono le due carte che avete anche qui. Guardate, io ho l'idea che questa nuova posizione, questa nuova scelta vi dia la possibilità di vedere le cose da un'altra prospettiva, di accettare certe situazioni, certe anche relazioni, certi compromessi, se vogliamo, a cuore aperto, cioè in modo amorevole. Io sento che è come se o arriva finalmente quel sogno, quel viaggio che avete aspettato da tanto tempo, che volete fare da tanto tempo, arriva grazie a questa ruota della fortuna, che è un qualche cosa di inatteso, secondo me, che arriva, e poi c'è da dare un indirizzo, da dare una direzione a questo sogno che arriva. Io non lo sento che arrivi così, arriva perché c'è stato un processo. Andiamo a vedere la regina di bastoni. Asso di bastoni
è appeso nuovamente. Qui ho l'idea che una volta presa questa decisione, senza comunicarla necessariamente a qualcun altro, vedete un po' come vanno le cose. È un po' come se vi dicessero: siate prima osservatori senza agire, non fate niente per adesso, rimanete lì in fase di osservazione, frequentate, osservate le energie dopo il cambio, dopo la decisione, come si sviluppano, mettiamola così. Io la sento positiva, ragazzi. Soprattutto se fosse un movimento per una casa, un trasloco, visto che ho due carri, l'otto di coppe, la carta del mondo, cioè ho diverse carte che effettivamente mi parlano di viaggio, diverse carte che mi parlano di eredità, due di contratti e poi ci sono anche due assi, c'è tre, scusate, c'è anche quattro, c'è anche questo. Quindi è come se si arrivasse come una possibilità di chiudere un capitolo per iniziare un altro capitolo. C'è una scelta qui importante che verrà fatta e devo dirvi che guardate, per molte persone è un viaggio, ve lo dico, nei prossimi 10 giorni, se non si parte, si organizza un viaggio. E per qualcun altro è un sogno che si avvera. Io sento che potrebbe essere una persona che arriva magari anche da lontano, ed è una persona che non vedevate da tanto tanto tempo. Io non so quale sia la decisione, se fosse per esempio una questione lavorativa potrebbe essere un ok, ma che nuovo lavoro faccio? O visto che adesso ho questa possibilità in più, come mi comporto? È vantaggioso, cioè è come se però sento che lasciatevi fluire, diventate prima di tutto osservatori, cercate di capire anche come vedono gli altri le cose e lasciatevi fluire, che secondo me qui arrivano, ci sono delle belle energie, ragazzi, ci sono delle belle, tanti assi che possono arrivare, può essere l'inizio di un nuovo capitolo. Bene, amici della bilancia, andiamo a vedere qualche oracolo. Ok, questa carta vi dice di arrendervi al flusso dell'universo, o potrebbe anche essere abbracciate il flusso dell'universo. Però era un po' quello che vi dicevo io, no? Avete come bisogno di farvi coccolare dal flusso delle cose. Sarà importante, secondo me, nel prossimo periodo frequentare, avere tanti rapporti sociali, frequentare i vostri amici, frequentare la comunità, andare al bar, in gelateria, in pasticceria, dove siete soliti andare. E avere tanti rapporti sociali. Ho l'idea che vi gioverà, vi aiuterà a farvi vedere le cose da altre prospettive. Ok, allora qui abbiamo l'angelo terrestre, il libero arbitrio. E qui risento tanto questi due carri. È la vostra capacità di scelta. Va bene scegliere, cioè nel senso, oggi ho scambiato qualche commento anche con uno di voi, con una di voi. La signora, nello specifico, aveva una questione con il figlio e il mio consiglio è stato di lasciare che il figlio sperimentasse la propria libertà di scelta, ma essendo ben consapevole che in base poi alle scelte che uno fa si deve anche assumere lui stesso le responsabilità. Ok, quindi è un po', ok, io posso starti vicino, posso accudirti, posso consigliarti, posso proteggerti, posso farti venire dei dubbi, però poi alla fine ognuno di noi ha il diritto barra dovere di scegliere per se stessi. Ok, impresa familiare, 1 mese e mezzo. Sì, ci può stare, ragazzi, per qualcuno si può trattare di magari anche un'azienda ereditata potrebbe essere, soprattutto se avete dei fratelli maschi
e vi dico soprattutto del Sagittario. Fratelli, cugini, parenti del Sagittario o con ascendente in Sagittario. E qui parla proprio di un mese e mezzo. Può essere che arrivi questa proposta in questi 10 giorni e che si debba effettuare una scelta. Ok, sì, montiamo l'azienda. Ok, sì, apriamo il bar. Ok, sì, agenzia di viaggi. Per qualcuno è un'agenzia di viaggi. Sono come... potrebbero essere viaggi di tipo spirituale anche. O comunque attività che aiutano a livello spirituale. E poi abbiamo la guida attraverso le traversie a ora sarebbe. E qui fa riferimento alla guida interiore, al diventare maestri di se stessi. E che uno, ragazzi, non sa mai se è nel giusto o nell'errore, diciamo, nello sbaglio quando fa una scelta, cioè l'unica cosa che possiamo fare è provare un certo tipo di strada, con consapevolezza, nel senso di dire ok, potrebbe anche andare male, quindi magari non investo tutti i soldi che ho in questa cosa perché non so come potrebbe andare, magari inizio con una piccola parte, tasto un po' il terreno, vedo come va e provo. Ci può stare che magari ho successo e ci può stare anche che non ho successo, ma fa parte del gioco. Comunque, qui ci sono 4 lune. Potrebbero essere, potrebbero rappresentare o i 4 stadi della luna, quindi crescente, calante e via dicendo, oppure i 4 punti cardinali, come per dire, vado verso il mio nord, oppure, cioè vado verso il nord assoluto, oppure cerco il mio nord da qualche altra parte. E come mi guido attraverso me stesso, ma questo effettivamente con la carta dell'appeso lo possiamo rivedere. Vi dico, la regina di bastoni è una di quelle energie che sa come vuole, scusate, sa cosa vuole e come fare per ottenerlo. Ok, andiamo a vedere ancora una meditazione di Findorn. Accogli questo giorno con gioia, infondi gioia in ogni attività di oggi. È un giorno nuovo, un giorno splendido, benedetto da me. Non guardare né al passato né al futuro, ma godi pienamente di questa giornata e fluisci con essa. Non opporre resistenza al mutamento, cresci e sboccia, rivelando i molti doni e talenti che hai in te. Seguite il flusso, ragazzi, perché qui con questi 2 assi di coppe c'è anche poi un mago, un asso di bastoni e un asso di pentacoli. Sento che arriva un nuovo inizio. Cari amici della bilancia, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura, insomma, che vi sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti di riflessione interessanti. Fatemelo comunque sapere nei commenti, che a me piace sempre leggerli. Per sostenere il canale mettete like, iscrivetevi o condividete il video e se volete iniziare un percorso di crescita con me sulle credenze limitanti mi potete contattare via mail. Io poi vi mando la lettera di spiegazione dove insomma vi racconto un po' come funziona la cosa. Lo stesso lavoro lo potete trovare nella sezione degli abbonamenti. Lì ci sono anche temi di metafisica e di metamedicina, cioè è un po' più ampia la formazione, però diciamo è un po' tutto quello che piace a me, ovviamente, quello di cui io sono appassionata e sono un po' tutti i temi su come lavorare con la magia bianca. Comunque i titoli dei video si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla, così vi rendete conto dei temi, insomma, che vado via via trattando. Detto questo, ragazzi, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!